Benvenuti nella prima video lezione per l'utilizzo del software Control. In questo tutorial descriveremo come accedere al sistema, come interpretare le informazioni contenute nella bacheca e le funzionalità associate a ciascuna voce dei menu presenti nell'applicazione. L'accesso alla web app avviene tramite il pulsante Accedi, posto in alto a destra nella home page del sito, raggiungibile all'indirizzo www.econtrol.it. Le credenziali di accesso vengono fornite da e-commerce in fase di attivazione del servizio. Una volta effettuato l'accesso, viene mostrata la pagina di benvenuto dell'applicazione, denominata bacheca. Nella parte superiore della bacheca sono presenti 4 pulsanti di stato, di differente colore. Il pulsante blu indica il numero totale di dispositivi, e-control ed Ecomil RC, che ci sono stati assegnati. Il pulsante verde indica il numero totale di catture e rilevazioni effettuate finora da tutti i dispositivi dal momento della loro attivazione. Il pulsante giallo indica il numero totale di clienti censiti in anagrafica. Il pulsante rosso indica il numero totale di cantieri censiti in anagrafica. Cliccando su ciascun pulsante sarà possibile accedere alla relativa anagrafica associata. Il pulsante blu per l'elenco dei dispositivi, il pulsante verde per lo storico dei messaggi, il pulsante giallo per l'anagrafica clienti e il pulsante rosso per l'elenco dei cantieri. Al di sotto dei pulsanti di stato viene mostrato il pannello contenente l'elenco cronologico degli ultimi 15 messaggi ricevuti dal sistema dai nostri dispositivi. L'elenco viene aggiornato in tempo reale ad intervalli di 30 secondi. Ogni riga contiene le informazioni che descrivono il messaggio e il dispositivo che lo ha inviato. Il nome della postazione con l'identificativo del dispositivo ad essa associato, il nome del cantiere del cliente che ospita la postazione, la data e l'ora del suo invio e infine la tipologia di evento stesso. Ogni evento è indicato da un'icona che differisce per forma e per colore a seconda della tipologia di messaggio inviato. È possibile visualizzare una descrizione testuale dell'icona spostando il pulsatore del mouse su di essa. Allo stesso modo è possibile mostrare l'azione associata a ciascun pulsante presente nella parte destra della sezione di testata del pannello dei messaggi. Esaminiamo adesso le sezioni dell'interfaccia comuni a tutte le pagine dell'applicazione. Sono presenti due menu. Un menu orizzontale, presente nella parte superiore della finestra, e un menu verticale, presente alla sua sinistra. Il menu orizzontale contiene le voci per l'accesso al menu utente ed alla selezione della lingua dell'interfaccia. Il menu utente permette il cambio della password, l'apertura di un nuovo ticket, un link per l'accesso al sistema di helpdesk, un link per la visione delle videoguide e infine il comando per l'uscita dall'applicazione. Il menu verticale contiene le voci per la gestione generale dell'applicazione. La prima voce consente l'accesso alla bacheca. La seconda voce permette la consultazione dell'anagrafica messaggi. La terza voce apre il menu di gestione dispositivi, dal quale è possibile accedere all'anagrafica dispositivi, alla mappa dinamica dei cantieri e alla funzionalità di assegnazione multipla dei dispositivi ai cantieri. La quarta voce consente la gestione dell'anagrafica clienti. La quinta voce permette la gestione dell'anagrafica cantieri. La sesta voce attiva il pannello per la creazione ed esportazione dei report sulle catture o rilevazioni o contatti con l'ESCA. L'ultima voce apre il menu per la gestione degli utenti. Mediante questa funzionalità è possibile creare degli account da assegnare ai propri clienti per consentirgli la visione dei dati rilevati presso i loro cantieri.
termina la prima lezione per l'utilizzo del software control. Vi ricordiamo che prima di abbandonare il sistema è sempre consigliabile uscire dall'applicazione utilizzando il comando esci presente nel menu utente posizionato in alto a destra. Grazie per l'attenzione.